Oggi zero compromessi, qui dentro c'è una delle chitarre più belle che io abbia mai provato. Godetevela insieme a me in ogni suo particolare. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi finalmente sul canale arriva una chitarra che definire super non è abbastanza. Io vi dico già che per una chitarra del genere dovete iscrivervi al canale, lasciare il like e dirmi nei commenti da 100.000 a 3 miliardi quanto è bello questa chitarra. Com'è bella! Quanto è bella questa chitarra, perché appena la vedi svieni. Seguimi fino alla fine del video perché ti farò vedere dei dettagli wow che proprio non ti devi perdere. Di queste chitarre, come quella di oggi, ne esistono davvero diversi tipi, ma questa è super speciale perché fa parte di una collezione super ristretta di chitarre. C'è la versione USA, la versione SE Made in Indonesia e tantissime altre, ma questa giuro che le supera tutte. I ragazzi di Firefly Audio hanno pensato benissimo di mettermi tra le mani una chitarra della collezione Hand Selected, cioè fatta su richiesta. Possiamo considerarla tranquillamente come uno dei pezzi più pregiati di casa PRS. Apriamo insieme il case e rifacciamoci un po' gli occhi. Raga, aiuto, quanto è bella! Come avete visto, questa è la chitarra di Mark Tremonti degli Alter Bridge, nonché una PRS single cut di una qualità folle. A livello liuteristico dico senza paura di sbagliare che è una delle migliori chitarre che io abbia mai avuto per le mani. E con quello che costa ci mancherebbe. Il colore non sto neanche a descriverlo perché non penso esistano parole per poter dire quanto è bello questo colore, perché è veramente assurdo. Ma facciamo un po' di contesto e cerchiamo di capire chi è Mark Tremonti. Prima cosa super importante da sapere di Mark è che è di origine italiana, anche lui, e quindi è già in vantaggio. Mark è chitarrista attualmente negli Alter Bridge, che di sicuro ormai conoscerete tutti perché suona sempre l'assolo di Blackbird nelle demo lead. Ha anche militato nei Creed e ha un suo progetto solista chiamato appunto Tremonti. La musica che viene fuori da questi tre progetti musicali è allucinante e già solo per quello che si può sentire dagli Alter Bridge con Miles Kennedy alla voce e Mark che oltre a pettinare tutti con le sue parti di chitarre canta anche tremendamente bene, si può capire di che cosa stiamo parlando. E per sentire Tremonti in tutta la sua creatività andate a sentirvi qualcosa del suo progetto personale, pienissimo di canzoni stupende. Infatti in tutti quei brani possiamo trovare un'anima rock che è stupenda, sempre accompagnata però dalle incredibili linee melodiche. Tra l'altro, se ti interessa mettere i tuoi piedini nel mondo della chitarra rock, ho fatto uscire da poco dei videocorsi nuovi. Ti lascio qui sopra e anche qui sotto in descrizione tutto, così appena finisce il video puoi andare a dargli un'occhiata. Adesso però cerchiamo di non andare troppo per le lunghe e voglio farvi sentire qualche suono fatto con questa chitarra, sia prendendo riff dalle band di Mark Tremonti, ma anche qualcosa di più classico, giusto per far capire che questa chitarra è perfetta per suonare quello che suona lui, ma anche un sacco di altre cose. Partiamo dai suoni puliti, ma tranquilli, più avanti nel video accendiamo anche la distorsione e lì sì che ci sarà da godere. Ora andiamo nel dettaglio della chitarra perché io lo so che stavate aspettando di sapere tutto di questo strumento. Partiamo dal body che è in mogano ed è uno spettacolo. Il manico è anche lui in mogano e ha un profilo abbastanza sottile ma non esageratamente sottile. Infatti io mi sono trovato veramente bene. Parlando della tastiera abbiamo un palissandro che è uno spettacolo e poi i classici intarsi di PRS che su questa chitarra sono elevati all'ennesima potenza. Vi lascerei un'immagine di tutti gli intarsi uno per uno solo per guardarli e vedere con che cavolo di cura sono fatti. E poi il piatto fortissimo di questa chitarra che è il top fatto con un acero assurdo. Veramente è una cosa che definirei senza troppi giri di parole come un'opera d'arte. Tutta questa chitarra insieme è un'opera d'arte, non a caso fa parte della collezione Hand Selected di PRS. Qui siamo a livelli folli. Adesso dedichiamo un attimo di tempo anche alla paletta perché anche quella è spettacolare. Starei delle ore a fissare la firma di Paul Reed Smith su questa chitarra così, solo a guardarla un paio d'ore prima di suonarla. Anche da qui possiamo vedere tutta la qualità di questo strumento. Infatti questa
queste meccaniche sono uno spettacolo. Il legno opaco è super elegante ma allo stesso tempo aggressivo e poi c'è anche il logo di Tremonti. Adesso però smaltiamo un po' di adrenalina che è salita per colpa di questa chitarra e ascoltiamo qualche riff. Voi ascoltate qualche riff, io lo suono con questa bellezza. Subito dopo vi spiego come funziona l'elettronica di questa chitarra, perché non è quella solita che ci si aspetta da chitarre in stile Les Paul. E vi spiego anche perché secondo me ha super senso che questa chitarra sia fatta così. Su questa chitarra i potenziometri sono scambiati rispetto a quelli di una Les Paul tradizionale, cioè abbiamo i due toni che sono i due potenziometri sotto, mentre quelli sopra sono quelli per il volume. Abbiamo quello più a sinistra che è quello del pick up al manico e quello più a destra che è quello del pick up al ponte. Ora, non so se i potenziometri sono disposti in questo modo anche sulle versioni SE della PRS 245. Probabilmente lo saranno, però ora voglio dirvi perché per Mark Tremonti questa è una caratteristica fondamentale e probabilmente è quella che l'ha portato a scegliere questa chitarra rispetto ad altre. Mark è un chitarrista che utilizza dei suoni super distorti e molto spesso, se si guarda un qualsiasi live su YouTube o si ha la fortuna di vederlo dal vivo, si può notare quanto lui cambi il suono con la chitarra più che con i pedali o con i canali dell'amplificatore. Ok, avrà tutti i suoni super programmati tra testate, casse, switcher ed effetti, ma tante volte gli piace fare alla vecchia maniera, cioè semplicemente cambio di pick up con il volume diverso per avere un suono completamente diverso. In questo modo gioca tantissimo con la dinamica ed è una caratteristica che a me fa impazzire e che mi è sempre piaciuta nei chitarristi, ed è anche uno dei motivi per cui anche Angus Young è uno dei miei chitarristi preferiti di sempre. Cosa c'entra questa cosa con i potenziometri? In questo modo il volume del pick up che lui utilizza di più è a super portata di mano e può gestirlo tranquillamente senza rischiare di toccare l'altro pick up, ovvero quello al ponte, che è quello che invece tiene sempre aperto al massimo, in modo da avere il pick up pronto a spingere per qualsiasi cosa serva, che sia un assolo oppure un ritornello. Senti qui cosa intendo? Comunque, questa chitarra è vero che è in stile Les Paul, ma in realtà, come ad esempio anche le SP Eclipse, ha delle differenze sostanziali rispetto a quella tradizionale. A detta di Mark, questa chitarra offre sicuramente più comfort rispetto alla classica Les Paul, però ormai neanche lui lo nega, e senti che cosa ha detto lui riguardo alla Les Paul. No dig on a Les Paul, because I think they're one of the best guitars in the world. Raga, la Les Paul piace a tutti, e a chi non gli piace la Les Paul fa niente, ognuno ha i suoi problemi. E poi comunque questa chitarra ha anche delle differenze rispetto al modello standard di single cut PRS. Le differenze principali sono infatti nel manico e nei pick up. Per i pick up infatti non abbiamo i soliti pick up che troviamo sui modelli standard. Su questa infatti abbiamo i pick up signature di Tremonti, che sono fatti per essere un po' più aggressivi rispetto ai pick up standard, ma allo stesso tempo senza perdere attacco e neanche definizione. Il suono è tanta roba per entrambi i pick up. Infatti anche con i suoni più carichi di gain tutte le note si riescono a percepire singolarmente
potente e l'effetto è super piacevole. Il pick-up al manico invece è di una morbidezza clamorosa. Ragazzi di PRS, vi prego, fate una versione 7 corde di questa chitarra e sono vostro. L'altra differenza, come dicevo, è nel manico, che nella versione standard è leggermente più spesso, mentre nella versione Tremonti che abbiamo qui oggi è decisamente più sottile, proprio su richiesta di Mark. Questa chitarra infatti prende pari pari la versione standard single cut di PRS e viene modificata secondo le richieste di Mark Tremonti. Infatti si chiama Mark Tremonti come chitarra. In questo caso specifico, questa chitarra arriva dritta dritta dai ragazzi di Firefly Audio. Quindi se volete farci un giro dovete per forza passare dal loro negozio, perché da altre parti non esiste. Cioè esiste solo lei fatta così. E il motivo è molto semplice, perché è stata fatta su richiesta. Tutte le specifiche tecniche le potete trovare nel link che vi lascio qui sotto in descrizione. Così se quello che vi ho detto non è abbastanza per farvi salire la gas, avete un motivo in più. Quindi solo perché ho portato questa chitarra sul canale devi iscriverti al canale con la campanellina. Farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo modello in particolare e perché è super stupendo, e fammi sapere anche quali altre chitarre super folli vuoi vedere sul canale. Qui sotto in descrizione trovi anche tutti i link a Instagram e ai miei tutti Instagram del mondo. Tutti i link ai miei videocorsi e anche al mio profilo Instagram, quindi seguimi, guarda i videocorsi e noi ci vediamo settimana prossima qui su YouTube con un altro video.